Janet, che oggi si avvicina agli 80 anni. Ha vissuto una vita piena di alti e bassi, avendo trascorso la sua infanzia in luoghi diversi e dovendo continuamente litigare con la madre per il suo amore per la musica. Il viaggio di Janet verso la celebrità non è stato facile. Nonostante queste sfide, è diventata una delle cantanti di ballate più importanti degli anni 70 e 80. Analizzeremo la sua carriera e il modo in cui la sua storia rispecchia le difficoltà incontrate da un gran numero di importanti artisti del suo tempo. Una vacanza che abbraccia diverse culture. Janet Anne Di Meck è nata il 10 ottobre 1951 a Willesden, Londra. È figlia di madre spagnola, nata a Tenerife, nelle Isole Canarie, e di padre belga di origine maltese, nato nell'ex Congo belga, oggi noto come Repubblica Democratica del Congo. Quando i suoi genitori si incontrarono per la prima volta, si trovavano a Londra in un periodo in cui le Isole Canarie erano impegnate nel commercio di frutta con il Regno Unito. I nonni materni, entrambi interessati agli affari e al commercio, decisero di andare a Londra con la madre per aumentare le possibilità di trovare un impiego migliore. Prima che i suoi genitori si trasferissero negli Stati Uniti nel 1953, Janet trascorse tutta la sua vita a Londra. Inizialmente si stabilirono a Chicago, poi nel 1961 si trasferirono a Los Angeles. La nascita dei suoi due fratelli minori, che segnò una svolta significativa nella sua vita, avvenne proprio nella città di Los Angeles. Nei primi anni della sua vita, Janet risiedette a La Habra, in California, dove visse un'esperienza tipica degli Stati Uniti. Nel suo piacevole ricordo, ricordava che vivevamo in una casa che aveva un giardino. Sebbene il giardino non fosse molto grande, era estremamente attraente. L'intera giornata l'ho trascorsa andando in bicicletta, giocando a palla con i miei amici e andando a piedi nudi al mio fianco. Nonostante molte persone ritengano che la città sia troppo grande e che manchi di un senso di connessione personale, io ho un'affezione unica per quel luogo. Tuttavia, i suoi genitori divorziarono. Ciò ebbe un profondo impatto su di lei, soprattutto se si considera che era cresciuta in una famiglia cattolica, profondamente religiosa, che credeva che il matrimonio mantenesse la sua sacralità. Dopo aver ottenuto la custodia dei figli, la madre decise di trasferirsi di nuovo in Spagna e alla fine si stabilì a Barcellona nel 1964. Dopo il trasferimento in Spagna, la giovane Janet subì un forte shock culturale. Tutto, anche le strade e le automobili, era in scala ridotta, ha ricordato. Durante il mio soggiorno lì, ricordo vividamente di aver visto un uomo che vendeva merci passeggiando con un asino. Mi è sembrato del tutto estraneo. Non capendo lo spagnolo, ha lottato per la prima volta con la barriera linguistica, trovandosi in un ambiente estraneo che non conteneva né hamburger né hot dog. Mentre Janet ripensava alla sua vita, ha detto: «Mi sento ancora come se non avessi una patria. Londra è il luogo in cui sono nata. A 2 anni ho viaggiato negli Stati Uniti e a 12 in Spagna. Ancora oggi non sono in grado di parlare correttamente nessuna lingua, sia quando parlo in inglese che quando parlo in spagnolo. Così come in ogni altro ambiente. Ho un accento. Tutti i suoi parenti sono sparsi per il mondo. I suoi fratelli si trovano negli Stati Uniti e i suoi parenti in Inghilterra. Janet, invece, è rimasta in Spagna. Era possibile che tornassi negli Stati Uniti, ma ho iniziato a riflettere molto sulla possibilità di lasciare una grande città come Madrid per il luogo in cui risiedono i miei fratelli, che si trova in una zona paragonabile a Marbella negli Stati Uniti. Mi è sembrato impegnativo. Per facilitarle l'adattamento, la madre la iscrisse a una prestigiosa scuola americana a Barcellona. Questa scuola era la stessa che insegnava ai figli dell'aristocrazia catalana. Secondo la sua spiegazione, non solo la scuola era estremamente costosa, ma era anche frequentata da membri dell'aristocrazia catalana. Nonostante le difficoltà, Janet riuscì a trovare pace nella musica grazie alla sua tenacia e alla sua insaziabile curiosità. Iniziò a imparare a suonare la chitarra e a scrivere le sue canzoni dopo essere stata influenzata da musicisti come Bob Dylan. La sua canzone Cállate Chica, che diventerà un successo, è stata scritta quando aveva solo 14 anni. Janet si è impegnata in una frequente introspezione sulle sue esperienze di immigrata. Al mio arrivo in Spagna, ho dovuto acquisire la capacità di parlare spagnolo, proprio come i latini che vanno negli Stati Uniti e devono adattarsi al nuovo ambiente. Per me, tutto questo costituisce una significativa ricchezza culturale.
Uno dei suoi maggiori punti di forza era la capacità di adattarsi a nuove circostanze e di svilupparsi bene in una varietà di ambienti. La sua capacità di cantare in spagnolo, inglese, catalano e francese l'ha aiutata ad affermarsi come artista sulla scena musicale europea. Le sue capacità linguistiche sono aumentate nel tempo, man mano che imparava a cantare in queste lingue straniere. Le origini della sua storia familiare furono un altro fattore che contribuì alla sua identità. La sua ferita emotiva fu causata dalla relazione extraconiugale del padre, che alla fine portò al divorzio dei suoi genitori. La madre, che divenne una figura importante nella sua vita, e i suoi fratelli, con cui rimase in costante contatto per tutta la vita. Mentre cresceva in California, una volta osservò: «Sono cresciuto con una prospettiva molto europea, anche se la mia infanzia in California è stata profondamente americana. Questa dicotomia nella sua vita si è evoluta in una caratteristica distintiva, che ha contribuito allo sviluppo della sua voce artistica. Questo è il ribelle della musica». Quando Jeanette era adolescente, decise di unirsi ai circoli musicali locali, poiché aveva un'intrinseca affinità con le melodie. Questo fu l'inizio del suo viaggio nel mondo della musica. Alla fine divenne membro di una band che sarebbe stata poi conosciuta come Picnic, che segnò l'inizio della sua carriera di musicista professionista. Il suo singolo di debutto, registrato con questo gruppo, raggiunse la vetta delle classifiche subito dopo la sua pubblicazione. Una volta mi ha offerto le sue riflessioni su questo particolare palcoscenico. All'inizio mia madre era entusiasta del progetto, ma quando le esibizioni cominciarono a impedirmi di concentrarmi sugli studi, si preoccupò e mi informò che dovevo ritirarmi dal gruppo. Nonostante Jeanette fosse solo un adolescente, era già sul punto di diventare una stella nascente. Tuttavia, l'insistenza della madre nel mettere al primo posto la sua istruzione servì a interrompere momentaneamente la sua promettente carriera. Jeanette ha poi ammesso che sua madre aveva ragione. Anche se avevo il desiderio di proseguire, sono stata in grado di recuperare il tempo che avevo perso e di raggiungere comunque il mio scopo, il suo ritorno alla musica. Avvenuto dopo aver completato gli studi, portò un nuovo livello di maturità e di profondità culturale alla sua espressione artistica. Si era evoluta in una giovane donna che aveva un profondo rispetto per la sua educazione in due culture diverse. Non era più la giovane scalza che esplorava i giardini della California. A metà degli anni 60, Jeanette conobbe per la prima volta il quartetto Vitas Brenner. Questo quartetto, fondato da Vitas Brenner, era composto da Hakon Brenner al basso, Jordi Sabatessa alla batteria e Toti Soler alla chitarra ritmica. Grazie a questo incontro, Jeanette iniziò la sua avventura con Picnic. Jeanette fu attratta dalla vivace atmosfera musicale che si respirava nel seminterrato, dove il gruppo si esercitava spesso. Grazie ai suoi numerosi incontri con la band, alla fine divenne un membro del gruppo. Appena entrata, la band fu ribattezzata Brenner's Folk e nel 1966 pubblicò il suo primo extended play intitolato Daurat West in lingua catalana. Oltre a essere la voce principale, Jeanette ricevette in regalo una chitarra e iniziò subito a scrivere le sue canzoni. La canzone Hush Little Baby è stata una delle prime composizioni di Jeanette Ann Dimech ed è diventata rapidamente un brano caratteristico della band di cui faceva parte. Quando Raphael Trabuccelli, famoso produttore di Hispavox, scoprì il talento del gruppo, vide un grande potenziale nel loro caratteristico stile folk. Decise quindi di cambiare il nome del gruppo in Picnic, un nome più allegro e accessibile al pubblico. La band originale dei Picnic era composta da molti membri diversi, ma in seguito ci furono alcuni cambiamenti nella formazione. Quando Vitas e Hakon Brenner lasciarono il paese per seguire le proprie passioni in Venezuela, la band accolse due nuovi membri, Isidoro Doro, il bassista, e Al Cardenas, il chitarrista ritmico. Questi cambiamenti hanno permesso al gruppo di rimanere attivo e di continuare a sviluppare il proprio stile musicale. Nel 1967 i Picnic pubblicano Cállate Niña, una versione spagnola di Hush Little Baby. Il singolo fu un successo immediato, arrivando in cima alle classifiche spagnole per oltre 7 settimane. L'enorme successo di Cállate Niña non solo consacrò i Picnic nella scena musicale, ma generò anche una serie di uscite successive. Il gruppo capitalizzò rapidamente questa popolarità pubblicando EP e infine il primo album l'anno successivo. Riconoscendo il bilinguismo di Jeanette, Raphael Trabuccelli decise di capitalizzarlo preparando un album in inglese,
Si trattò di una mossa ambiziosa che non solo ampliò il pubblico dei picnic, ma permise anche a Jeanette di mostrare il suo talento al meglio. La combinazione tra la sua voce morbida e chiara e lo stile folk caratteristico del gruppo lasciò un'impressione duratura. Nonostante il successo, la madre di Jeanette decise di allontanarla dai picnic a causa dei problemi che stava avendo a scuola, che alla fine portarono alla disintegrazione del gruppo. Per soddisfare i rigidi standard della madre, Jeanette era persino costretta a chiedere il permesso prima di cantare canzoni che aveva scritto lei stessa. In seguito ebbe un'accesa discussione con la madre, che alla fine portò allo scioglimento del gruppo, che divenne il preferito dai fan di molte sottoculture. Jeanette lasciò la carriera musicale per dedicarsi all'aviazione e si trasferì a Vienna, in Austria, in quel periodo. Nonostante ciò, fu proprio in questo periodo che la natura ribelle di Jeanette cominciò a diventare più evidente. La decisione di dedicarsi alla musica, di cui era sempre stata appassionata, fu il suo primo atto di resistenza. Il movimento del rock progressivo a Barcellona tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 ha continuato a fiorire, con il contributo di molti musicisti di talento. Nomi come Toti Soler e Jordi Sabatés ebbero una grande influenza sul genere, plasmando lo stile ed espandendo i confini musicali della Spagna. Nel frattempo, Vitus Brenner, ex membro dei Picnic, trovò la sua strada e fondò il gruppo Ofrenda in Venezuela, continuando a perseguire la sua passione musicale in un nuovo ambiente. Per Jeanette Ann Dimmock, l'assenza dalla musica è stata solo temporanea. Tuttavia, il destino la riportò indietro quando Manuel Alejandro, un musicista di talento, portò per caso a Rafael Trabuchelli una canzone intitolata Soy Rebelde mentre lavorava in Spagna. Appena sentì la canzone, Trabuchelli si ricordò immediatamente della voce inconfondibile di Jeanette, una voce morbida e delicata ma piena di emozioni. Si rese conto che nessun altro avrebbe potuto interpretare perfettamente la canzone. Tuttavia, riportare Jeanette in studio non è stato facile. Era stata lontana dal palcoscenico ed esitava a registrare Soy Rebelde, in parte perché il suo stile musicale e quello di Manuel Alejandro erano chiaramente diversi, e in parte perché non era del tutto sicura di tornare alla sua carriera di cantante. Tuttavia, dopo una lunga opera di persuasione da parte di Trabuchelli, Jeanette accettò finalmente di tornare in Spagna e di firmare un contratto da solista con Hispavox. La registrazione di Soy Rebelde è stata un punto di svolta nella carriera di Jeanette. Inizialmente non era sicura di riuscire a trasmettere appieno lo spirito della canzone. Ma quando la canzone fu completata e pubblicata nel 1971, si rivelò subito la decisione giusta. Soy Rebelde non solo rese Jeanette un nome familiare, ma divenne anche un fenomeno musicale. La canzone raggiunse immediatamente il primo posto nelle classifiche spagnole e si diffuse rapidamente in tutto il Sud America, consacrando Jeanette come una delle principali cantanti di ballate femminili dell'epoca. La canzone è stata resa disponibile anche nelle versioni giapponese, francese e inglese. Un'altra canzone registrata nel 1972 si intitolava I'm Sad ed era stata scritta da Alejandro. Questi singoli furono inclusi nel suo album di debutto da solista, intitolato Palabras, Promises e pubblicato nel 1973. Inoltre, il disco conteneva nuovo materiale di José Luis Perales. Non basta dire che la canzone Sono un ribelle è un successo. Le tensioni sociali che esistevano durante gli ultimi giorni del regime franchista e i primi giorni della transizione della Spagna alla democrazia si riflettono in questo brano, che riesce a catturare un momento storico. Come ha notato Paloma Consejero, regista di un documentario sulla vita di Jeanette, in un'intervista con l'artista, l'inventiva di Manuel Alejandro in risposta alle circostanze del momento, come la rivoluzione del 1968, ha portato alla creazione di una canzone come Soy Rebel. Ogni singolo artista crea il proprio lavoro in base a ciò che sperimenta o a come si sente. Consejero commenta il fatto che i problemi della canzone non erano una cosa semplice in quel periodo. Stavano pensando di vietare la canzone, ma invece decisero di trovare una ragazzina pura e innocente per eseguirla. Tuttavia, la vietarono ai minori di 16 anni, sostenendo che non si trattava di un'educazione adatta a persone di quell'età. Sebbene fosse caratterizzato da stivali e minigonne, lo stile hippie era in grado di esprimere un senso di liberazione. Mi chiamavano hippie, ha detto Jeanette con un pizzico di malinconia ricordando i vecchi tempi.
Nel 1974 Perales scrisse per Jeanette la domanda «Why are you leaving?» e alla fine Jeanette cedette e acconsentì a registrare la canzone, nonostante la sua iniziale riluttanza a farlo. Inizialmente il progetto non ebbe successo. Tuttavia, nel 1976, il regista Carlos Saura lo inserì nel film intitolato Cría Cuervos. Il successo del film lo portò sotto i riflettori, in cima alle classifiche europee, tra cui quelle di Germania e Francia, e a vendere più di 6 milioni di copie in tutto il mondo. La canzone continua a essere una delle composizioni più note di Perales ed è stata fonte di numerose modifiche. Sulla base della nuova popolarità acquisita, Hispavox ha approfittato della situazione ripubblicando la canzone Por qué te vas in altre lingue e spingendo Jeanette come figura di spicco su scala globale. Ha registrato l'album Jeanette in molte lingue, tra cui lo spagnolo e il tedesco, oltre al francese. Nonostante questi sforzi, le canzoni successive non riuscirono a raggiungere lo stesso livello di popolarità della canzone. Why Are You Going? Per l'album Corazón de Poeta, pubblicato nel 1980. Jeanette lavorò con Manuel Alejandro e ottenne un contratto di registrazione con la RCA. Il 1981 segna una svolta nella carriera di Jeanette con l'uscita dell'album Corazón de Poeta. Questo non fu solo uno dei suoi album di maggior successo, ma anche una delle opere rappresentative delle ballate pop spagnole degli anni '80. L'album includeva canzoni emozionanti come Front to Front, Corazón de Poeta e The Boy with Sad Eyes, tutte rapidamente accolte dal pubblico. La combinazione tra la voce delicata e profonda di Jeanette e le composizioni liriche di José Luis Perales creò un prodotto musicale di qualità che attirò gli ascoltatori non solo in Spagna, ma si diffuse anche nei paesi del Sud America, negli Stati Uniti e in Messico. Il successo di Corazón de Poeta non si riflette solo nel numero di dischi venduti, ma viene riconosciuto anche da prestigiosi premi. L'album fu certificato doppio oro in Spagna, affermando la posizione di Jeanette come una delle cantanti più importanti di quel periodo. In particolare, nel 1982 fu premiata con il Billboard en Español Award, un importante riconoscimento dell'industria musicale per gli artisti latini che hanno avuto un impatto significativo sul mercato. Nonostante il grande successo, la carriera di Jeanette non è stata sempre tranquilla. Il suo album successivo, Reluz, fu pubblicato con la speranza di espandere il mercato in Brasile. Tuttavia, nonostante la presenza di numerose canzoni molto apprezzate, l'album non ottenne lo stesso grande successo di Corazón de Poeta. Parte del motivo fu il cambiamento dei gusti musicali in Brasile in quel periodo, con la forte ascesa della musica MPB e l'influenza degli artisti indigeni. Dopo Reluz, Jeanette ha continuato a sperimentare un nuovo stile nell'album Eyes on the Sun, in cui ha introdotto elementi techno per stare al passo con la tendenza musicale popolare. Tuttavia, questo cambiamento non ha ricevuto un'ampia attenzione da parte del pubblico. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il pubblico che amava la voce soul e lirica di Jeanette non era pronto ad accettare uno stile troppo diverso dalle ballate. Rendendosi conto del cambiamento dei gusti del pubblico e sentendo di aver raggiunto determinati traguardi, Jeanette ha deciso di interrompere temporaneamente le registrazioni dopo questi progetti. Ha scelto di apparire in occasioni speciali, di esibirsi su invito e di partecipare ad alcuni importanti eventi musicali. Dopo un periodo di assenza, il 1989 segna il ritorno di Jeanette all'industria musicale con la pubblicazione dell'album Loca por la Música, prodotto da Paco Martín. Si tratta di una mossa ambiziosa, con il desiderio di ritrovare la gloria degli anni precedenti. L'album includeva una serie di canzoni eccezionali, Come China e I'd Give Anything, entrambe accolte positivamente dal pubblico. Tuttavia, rispetto ai suoi grandi successi degli anni 70 e 80, il successo di Loca por la Música fu solo di un certo livello, incapace di creare una forte ondata di influenza come i suoi album precedenti. Questo riflette in parte il cambiamento delle tendenze musicali alla fine degli anni '80, quando la musica pop e techno dominavano il mercato, rendendo lo stile lirico di Jeanette più impegnativo. Pur continuando a dedicarsi alla musica, Jeanette decise di espandere i suoi orizzonti cimentandosi nel mondo degli affari. Tuttavia, gestire un'attività commerciale non era facile, soprattutto per una persona che aveva dedicato la maggior parte della sua vita alla musica. Nonostante la dedizione e il duro lavoro, alla fine il suo negozio non riuscì a raggiungere il successo sperato e dovette chiudere.
Questo fu un duro colpo, ma anche un'importante lezione per Jeanette sulla difficoltà di passare da un settore all'altro della vita. La fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 possono essere considerati un capitolo più tranquillo della carriera di Jeanette. Non compariva più nelle classifiche musicali o in televisione con la stessa frequenza di prima, concentrandosi maggiormente sulla sua vita personale e riorientando la sua carriera. Tuttavia, il suo amore per la musica non si è mai spento. Il 1992 segna una svolta quando Jeanette decide di partecipare a Magico 60, un progetto musicale speciale dedicato ai classici degli anni 60. Questa non fu solo un'opportunità per Jeanette di ricreare canzoni famose del passato, ma anche un'occasione per riconnettersi con i suoi contemporanei. Il gruppo ha riunito molti famosi cantanti spagnoli, tra cui Tony Ronald, Lorenzo Santamaria, Mickey e Karina. La partecipazione di Jeanette al Magico 60 non solo le ha fornito un ambiente musicale familiare, ma l'ha anche aiutata a ritrovare l'ispirazione creativa e la fiducia in se stessa dopo anni tumultuosi. Combinando i classici del folk con i propri successi distintivi, sono stati in grado di apprezzare l'epoca musicale che ha avuto un impatto significativo sulle loro carriere, deliziando al contempo il pubblico con le loro esibizioni. Il coinvolgimento di Jeanette nei Magico 60 non solo le ha permesso di ristabilire la sua posizione nel mondo dello spettacolo, dove ha continuato a essere conosciuta per il fascino duraturo di canzoni come Soy Rebel, ma le ha anche permesso di riallacciare il suo rapporto con la musica che ascoltava da giovane. Dopo la partenza di Karina, il gruppo si trasforma e diventa noto come Míticos 70. Intraprendono una serie di tournée internazionali che onorano la musica di un altro periodo. Sigo Rebel è un album compilation pubblicato da Hispavox nello stesso periodo. Si trattava di una celebrazione dei 25 anni di Jeanette nell'industria musicale e comprendeva i suoi primi lavori con i Picnic e album importanti come Corazón de Poeta, che ottenne la certificazione d'oro in Spagna. L'importanza della collaborazione non può essere sopravvalutata durante tutta la sua vita artistica. Oltre a prestare la sua voce all'unica canzone d'amore di Mickey Poig, ha collaborato con Rafael per reimmaginare Yes Sir, I Can Boogie quando è stata eseguita in spagnolo. Il fatto che sia stato omaggiato con un tributo ai Popeye Awards per la musica indipendente e la creazione è una testimonianza del suo impatto duraturo sul settore. La sua influenza è stata riconosciuta con il loro riconoscimento. Inoltre, ha fatto un cameo nel video musicale della canzone Fuente a Frente di Enrique Bunbury e Adam, contribuito con il suo talento all'album compilation pubblicato da Coquemala con la canzone Una moneda. Nel tentativo di rivisitare i suoi successi precedenti, Jeanette ha collaborato con Juan Bau per riregistrare alcune delle sue canzoni più amate, in particolare Acariciame. Negli ultimi anni, Jeanette ha ampliato le sue esibizioni in giro per gli Stati Uniti d'America, portando la sua musica in nazioni come Messico, Colombia e Stati Uniti d'America, oltre che in Francia, dove è nata e cresciuta. Uno dei momenti più importanti della sua carriera è stato quando è diventata membro della serie di concerti Grandiosas. Ha avuto l'opportunità di esibirsi con artisti famosi come Maria Conchita Alonso e Dulce. Le cancellazioni causate dalla pandemia furono seguite da questi concerti, che preannunciarono un vivace ritorno alla musica dal vivo, un'esperienza di profondo affetto. Nel corso della sua vita, Jeanette ha provato una serie di emozioni, tra cui un amore duraturo e una triste disgrazia. Quando era a Barcellona, ebbe la fortuna di incontrare l'uomo che sarebbe diventato suo marito, Laszlo Krzysztof. Nonostante Laszlo non avesse parenti in Spagna, era riuscito a creare una rete di conoscenze che comprendeva altri ungheresi. Dopo l'appartamento in cui viveva la famiglia di Jeanette, uno di questi amici gestiva un bar. Sebbene Laszlo fosse incaricato di portare le bevande per la festa organizzata dalla madre di Jeanette, fu proprio in quell'occasione che i due iniziarono a frequentarsi sentimentalmente. Anche se non parlavano bene l'inglese, sono riusciti a stabilire un legame immediato nonostante la barriera linguistica. Dopo soli 6 mesi si sono sposati. Il matrimonio di Jeanette, che all'inizio era stato un passo verso l'indipendenza, si è rapidamente trasformato in un legame incrollabile fin dall'inizio. Jeanette ha dato alla luce la sua unica figlia, una bambina che ha chiamato Blythe quando aveva 19 anni. La madre di Gwyneth Paltrow è stata la fonte di ispirazione per il nome Blythe, scelto per la sua originalità e la sua brevità.
Blythe ha mostrato scarso interesse a seguire le orme creative della madre, nonostante Janet abbia un profondo apprezzamento per la musica. Alla fine Blythe si stabilì a Madrid, dove ebbe 3 figli, che resero Janet una nonna orgogliosa. Nelle sue battute, faceva spesso riferimento al fatto che il nipote più grande viveva già con la sua ragazza. Faceva anche battute su quanto fossero cresciuti i suoi nipoti. Nell'ambiente conservatore della Spagna degli anni 70, non era facile mantenere una carriera musicale di successo e allo stesso tempo essere una madre premurosa. Janet rifletteva spesso sulle difficoltà che incontrava, impressionata dal fatto che la sua amica e vicina di casa, Rocío Dúrcal, fosse in grado di crescere con successo 3 figli e allo stesso tempo di portare avanti le proprie attività professionali. Rispetto a Rocío, che aveva un partner in junior che la sosteneva, Janet e Laszlo erano in grado di affrontare le sfide della vita familiare e lavorativa quasi da soli. Avevano amici che si prendevano cura di Blythe, il che ha reso i suoi risultati molto più degni di nota di quanto sarebbero stati altrimenti. Nel corso del loro rapporto, durato più di mezzo secolo, Laszlo è rimasto l'incrollabile protettore di Janet. Lei lo ha definito il suo più caro amico e gli ha espresso la sua gratitudine per averle dato la forza di continuare la sua carriera musicale nonostante le sfide che ha dovuto affrontare. È stata la cosa migliore che abbia mai trovato nella mia vita, ha detto Janet in un'intervista. È stato meraviglioso. Il mio abbandono dell'industria musicale sarebbe avvenuto molto tempo fa se non fosse stato per lui. Al di là di chiunque altro, lui mi è sempre stato vicino. La resistenza del loro matrimonio è stata dimostrata dal fatto che Laszlo, negli ultimi anni, ha lottato con una serie di problemi di salute. Nonostante gli fosse stato diagnosticato un problema cardiaco, le sue condizioni di salute continuarono a peggiorare nel tempo, fino alla sua scomparsa, avvenuta il 5 agosto 2022 a Madrid. Con una lettera accorata pubblicata sui social media, Janet ha dato l'annuncio della sua scomparsa. Mi mancherai, mia cara. Mi mancherai, ma sarai sempre con me in un modo diverso. Per Janet. La perdita del suo compagno di oltre mezzo secolo è stato un colpo doloroso e ha riconosciuto che imparare a vivere da sola è stato un adattamento significativo per lei. Ora sono in pace. Sto imparando a vivere da sola, ha aggiunto, descrivendo l'entità della sua perdita. Sto imparando a vivere da sola. Janet ha continuato a commemorare l'eredità di Laszlo attraverso la sua musica e i suoi impegni pubblici, nonostante il dolore della sua famiglia. La coppia ha festeggiato le nozze d'oro solo pochi mesi prima che lei morisse. Si è trattato di un traguardo significativo che Janet ha riconosciuto pubblicando sentiti tributi su Facebook, un canale che utilizza abitualmente per comunicare con i suoi ammiratori. Durante il periodo trascorso insieme, lui ricordava spesso le loro esperienze, che includevano visite a New York, dove lei cantava le sue canzoni in un piccolo nightclub del Queens, oltre a momenti di pace e felicità domestica. La tenacia con cui Janet ha affrontato la morte di una persona cara è stata fonte di ispirazione. Nonostante sia spesso legata al sentimentalismo attraverso canzoni come Soy Rebel, è riuscita a mantenere la sua attenzione sul vivere il presente. Mi piace ripensare agli aspetti positivi del passato, ha rivelato, ma do la priorità al vivere nel qui e ora, per ogni singolo giorno. Non ci muoviamo da nessuna parte se continuiamo a vivere nei nostri ricordi. Nonostante porti il peso della sua angoscia, le sue osservazioni riflettono la sua volontà di andare avanti. I suoi ammiratori, che non hanno mai smesso di sostenerla, sono stati una fonte di conforto. Janet continua a dimostrare il suo impegno nei confronti del pubblico, impegnandosi a rispondere alle loro richieste e a fornire parole di incoraggiamento a intervalli regolari. Grazie a questo legame, ha deciso di continuare a esibirsi e non si è ancora preparata per il pensionamento. Ha assicurato che non parteciperà a tournée o dichiarazioni di addio, facendo un parallelo tra il suo atteggiamento e quello di Rafael, un collega che ammira. Quando ritenete che sia il momento giusto, invece, prendete la decisione di allontanarvi in modo pacifico. 24 anni dopo, nel 2024, Janet fece il suo ritorno sul palcoscenico con una serie di esibizioni in Bolivia. Questi concerti non solo indicarono una continuazione dinamica della sua carriera, ma dimostrarono anche il suo incessante entusiasmo per la musica. Nonostante il dolore che ha accompagnato la sua vita personale, la voce di Janet continua a essere un monumento al suo coraggio e alla sua resistenza. È un collegamento tra il passato e il presente,
oltre che una rappresentazione dello spirito infrangibile che lei possiede. Jeanette, che oggi si avvicina agli 80 anni, ha vissuto una vita eccitante e caotica al tempo stesso, definita da grandi successi e da lotte. Il suo percorso è stato a dir poco spettacolare in ogni fase, a partire dai suoi inizi di sfida nell'industria musicale, fino ai suoi problemi personali e all'abbandono definitivo dell'industria musicale. Nonostante abbia fatto un audace ritorno alla musica più tardi nella sua vita, è evidente che il percorso seguito ha lasciato un segno indelebile su tutta la sua personalità. Il racconto della sua vita è uno specchio della complessità e dei sacrifici che derivano dalla celebrità e dalle aspettative della famiglia, mentre continua a vivere i suoi giorni. D'altra parte, siamo ansiosi di avere vostre notizie. Mi chiedevo se avete qualche canzone di Jeanette che ha un significato particolare per voi. Nella vostra vita ce n'è qualcuna legata alla vostra infanzia o che ha lasciato un segno indelebile nella vostra esistenza? Scrivete i vostri pensieri nella sezione commenti qui sotto. Se il racconto di Jeanette vi ha colpito emotivamente, ricordatevi di dare un mi piace a questo video e di condividerlo con altre persone che potrebbero trovarlo utile.